Cari signori, andiamo a vedere cosa andiamo a fare. Intanto, per tenervi aggiornati sulle mie ricette, iscrivetevi al canale YouTube e mettetemi dei like. Ok, siamo in notturna perché devo fare l'impasto per fare la pizza con la scarola. La pizza con la scarola è un piatto tipico napoletano che viene fatto per le feste di Natale, viene fatto come tradizione, perché il venerdì, per chi è credente, non mangia, diciamo così, carne, non mangia, e allora viene fatta questa pizza che solitamente si mangia il giorno del giorno 24, si mangia, così ci si tiene un pochino, fra virgolette, leggere per la sera, per il cenone. Comunque, andiamo a vedere cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di 500 grammi di farina zero, abbiamo bisogno del 60% di idratazione, sarebbe a dire in 500 grammi di farina io ci metterò 320 LC, sì, 320, come vi pare a voi, grammi di acqua, 5 grammi di lievito di birra che io andrò a sciogliere subito nell'acqua. Ok. Poi avrò bisogno di aglio, che ho già messo in pentola, avrò bisogno di un paio di acciughe, un po' di capperi e delle olive, come vi pare a voi, o snocciolate o col noccio. C'è chi gli piace col nocciolo, chi no. A me mi piacciono snocciolate. Poi la nostra scarola, che praticamente questa scarola io l'ho già lavata, semplicemente gli leverò la parte inferiore e poi verrà tagliata così grossolanamente. Lo farò solo con questa per farvi vedere, così lo farò anche dopo con quest'altra. Ok, ora passiamo a fare il nostro impasto. Ok, cominciamo. Abbiamo fatto sciogliere il lievito, una parte di acqua e iniziamo. Non mettiamo tutta la farina, ma una parte. Ok. E guardate qui, cercate di fare un composto. Faccio vedere anche questo impasto, praticamente è un impasto che dovrà essere toccato poco. Ok, ci metto l'altro adesso dell'acqua che non avevo messo. E pianino pianino andate a impastare. Questo qui inizialmente vi servirà per levare tutti i grumi. Guardate. Ole. E ora andiamo a rimetterci un altro po'. Guardate come se la prende bene l'acqua e la farina. Ok, ci vado ad aggiungere un goccino di olio, voilà, e ci devo mettere il sale. Praticamente il sale, io lo conosco ormai la misura, comunque è il 2% su ogni chilo. Fate conto voi quanta ne mettete,
e fate questa misura. Il 2% è sempre, non solo in questo caso, anche se fate l'impasto per la focaccia. Ora questo qui è come se fosse l'impasto per fare una focaccia. Deve essere bella idratata. Voilà. Okay. Quando avete raggiunto un composto omogeneo, ora deve essere lasciata stare 10 minuti tranquilla, così ci metto sopra un canovaccio e va lasciata stare. Facendo così, cosa farà? Si stirerà un pochino e dopo diciamo, diventerà più liscia. 10 minuti bella tranquilla. Passato un quarto d'ora, nel frattempo che tira cuoce, io cosa faccio? Gli do una bella rigirata. Potreste prenderla anche, metterla in terra e fargli le pieghe. Lo faccio così, vedete l'ossigeno. Ok. Pigliatela bene anche sotto. A questo punto lascio stare che lieviti un po'. Gli faccio la stessa cosa fra 40 minuti. Ok, sono passati 5 minuti. Vedete? Oh, e qui inizia a cuocersi. Ok. Benissimo, un'altra volta coperchio sopra. E che Dio ce la mandi. Sono passati 10 minuti. Ora levate il coperchio da sopra e fatelo asciugare. Non ci deve essere più liquido perché deve andare dentro l'impasto, nel senso nella focaccia. Questo qui è il ripieno della focaccia. Se c'è questo liquido qui gli dà fastidio. Ok, lasciate andare, io ho detto un quarto d'ora, sono passati 10 minuti e ora altri 5 minuti o finché non asciuga. Bene, ho una notizia in più, nel senso un trucchetto in più. Se voi la dovete mangiare così, senza metterla nella focaccia, che è buonissima, lasciateglielo un po' di sughetto, glielo lasciate per mangiarla come contorno, come secondo, come contorno, sì, come verdura, che liquidina è buona. Solo in questo caso va tolto il liquido, perché se no il tappo sotto della focaccia diventerebbe bagnato, umido e non va bene. Ok, a questo punto levate l'aglio, fate i pescatori come Sanpei e levate l'aglio. Qui si è bello asciugato, guardate. Voilà, bello asciutto. Perfetto. Qui possiamo anche spegnere, qua ci siamo. Ok, sono passate 50 minuti. Gli date un'altra girata, sono con una mano sola e mi torna male, e poi a questo punto io cosa faccio? Io lo metto in frigo, ok, e lo lascio stare fino a domani mattina. Ho fatto questa ricetta in notturna perché volevo farlo lievitare un po', ma se voi volete potete anche farlo lievitare 4-5 ore e va bene lo stesso. A me mi piace che sia un pochino più soffice, un pochino più morbida l'impasto, diciamo così che è meglio, che sia un pochino più morbida. Lo faccio fare 12 ore, dormiamo e ci aggiorniamo. Ok, sono passate 8 ore, l'impasto è raddoppiato, ho messo della farina qui sotto, io ho un bel tagliere, se voi avete una spianatoia meglio ancora. A questo punto l'ho messa un bel po' di farina, a questo punto butto giù il mio impasto, perfetto, è bello morbido, un altro po' di farina sopra, oh, guardate che bella morbidezza che ha. Ho preventivamente
oliato bene bene bene, tutti i bordi perfettamente una teglia. E ora devo fare la parte di sopra e la parte di sotto. E cosa farò? Allora, andiamo a levare il sopra, lo levo un attimo e lo lascio lì. Il sotto, questo qui che deve essere più largo perché lo devo mettere qui dentro, l'ho stesa. E ora prendo la mia teglia che ho bene 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 oliato tutto sopra, i lati. Facciamo andare. Io ne ho fatta poca perché sono da me e mi sono fatta questa qui, ma voi aumentate le proporzioni, potete farvela insomma un po' come vi pare, molto più grande. Ora, io qua mi vado a togliere la parte in eccesso. Ok, questa qui dopo farò la parte, la chiusura, la parte ne avanzerà anche un po'. Olè, mettiamola qui, andiamola a stendere bene. Ok, ok, vado a prendere la scarola. A questo punto a me piace un po' altina, mi piace, c'è chi la fa più bassa. Andiamola a piazzare bene bene nel suo interno. Ok, perfetta. E ora andrò a fare il tappo da mettere sopra. Ok, facendo il tappo per sopra l'ho fatto un po' più largo perché poi ce lo andrò a appoggiare sopra e taglierò le parti in eccesso. Voi potete farlo anche a misura, comunque sia. Eccoci qua. Così andiamoci sopra bene bene bene. Ok, e a questo punto tagliate la parte in esubero. Questo qui poi ci farà una focaccia. Ah, mi scordavo di dire, nel frattempo io ho preriscaldato il forno a 220 gradi, che poi abbasserò quando metto dentro, lo abbasserò a 200. Perché inizio a 220? Perché in maniera che quando poi apro il forno, metto dentro la teglia, lui mi si abbassa. Se io parto da 200, mi si abbassa a 180, 170. Facendo invece così, partendo da 220, praticamente mi arriverà alla temperatura che voglio io. E ora sopra, se volete, gli potete fare dei ghirigori, tipo per decorazione. Ok, ora qui sopra è importante bucarla, così almeno
esce l'aria in eccesso. Poi è importante che sia oliata, bene 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 da tutte le parti. Allora, ho detto importante 1, importante 2, è importante ancora questo, che faccio con questo qui, che è meglio, che si stacchi un po' dal bordino, poi così almeno rimarrà dopo bella libera. Perfetto. Ok, finita. A questo punto bisogna lasciarla 30 minuti a riposare in maniera che si rialza con sopra un canovaccio, ok? E bisogna lasciare qui tranquilla prima di infornarla, che non tenete conto del forno del periscaldamento che mi sono sbagliato. Ok, finita di coprire, di bucare, mezz'ora ferma. Benissimo. Questo qui è il pezzettino che mi era avanzato prima dell'impasto. Ho fatto una bella pancia. A questo punto la nostra pizza è lievitata ancora, quella mezz'ora è diventata morbidissima sopra. La vado a infornare 200 gradi per 20 minuti. Poi ovviamente dipende dal vostro forno. Io farei così, aspetterei 15 minuti e vedrei un attimino come va, e poi da lì in poi mi regolo per i 5 minuti in più o in meno. Ok, e questo qui è il risultato. Guardate che spettacolo che è. Va. Seguitemi per altre ricette e mettete il mi piace e iscrivetevi al canale. Per un assaggio in diretta.